veloce mi sta andando a fare in culo, vado bene. Ed eccoci qua, l'ultimo atto di questa terza domenica di gara della DDG in quel di Ottobiano. Gara 1 ha restituito a noi un verdetto piuttosto particolare, questo è vero. Cosa ci possiamo aspettare per gara 2? Comunque una gara movimentata, il gruppo che diventerà man mano più veloce, questo perché si impara a conoscere la pista, condizioni che possono variare, quindi dobbiamo aspettarci un gruppo che andrà a evolversi e a diventare sempre più veloce, e quindi magari se una certa velocità poteva bastare in gara 1, in gara 2 potrebbe non bastare più. E questo è quanto. Non dirò i risultati perché se non sapete come è finita gara 1 ve la dovete andare a recuperare immediatamente. Una cosa che va precisata, e va precisata fin da subito, è che questo, per chi segue la DDG lo sa, ma per i nuovi potrebbe essere doveroso chiarirlo. Sebbene noi usiamo le penalità, lo schieramento di partenza di gara 2 segue l'ordine d'arrivo ufficioso e non quello ufficiale, appunto con le penalità. Questo perché appunto tra una gara e l'altra non c'è il tempo di guardare circa 3-4 ore di video e dare appunto le penalità tra una gara e l'altra. Detto ciò, anche per questa volta l'introduzione la faccio relativamente corta perché non c'è molto da dire. Fleming, abbiamo visto quella che è stata gara 1, no? Beh, lasciamo agli spettatori gara 2. Prego, guardatela e divertitevi. Immagini di nuovo dal circuito, pronti per gara 2. La prima fila resta la stessa, Aurucci Campana. Cambiano i protagonisti dietro perché Saris e Fantini dopo i risultati di gara 1 si prendono la seconda fila, scattano dalla terza alla quarta posizione, poi li vedete: Casciaro, Vallieri, Buzzoni, Occhi, Sollazzo, Bevilacqua dalla libera, Tondelli, Zanichelli, De Togni, Melis, Domi, Giardina, Ftuni. Questa la griglia di partenza di gara 2, pronti per l'ultima gara di giornata, con Aurucci che ha vinto gara 1, che si è ufficialmente ripreso la vetta del campionato nei confronti dell'assente Elia Tomasetto. Man mano i piloti vanno in griglia di partenza dopo aver completato il giro di formazione. Qui dalla libera scatta dalla casella numero 11 dopo un arrivo in volata che gli ha consentito di recuperare 2 posizioni proprio all'ultimo istante, all'uscita dell'ultima curva in gara 1. Come eravamo prima, uguali! Potevamo essere più avanti, senza qualche troiata. Incredibile! Che partono alle sue spalle. Arriva De Togni, mancano solamente Melis, Domi, Giardina e Ftuni. Ftuni che davvero insieme a Domi ha avuto una gara 1 da incubo. Ma è stata davvero una gara dove gli errori sono pesati tanto. Aurucci e Campana di errori non ne hanno fatti e hanno scavato praticamente un solco enorme su tutta la concorrenza. Hanno praticamente rischiato di doppiare tutti tranne loro due. Pronti? Semaforo! Parte gara 2, ottimo lo scatto di Campana che si abbassa la visiera. Aurucci però sembra partito altrettanto bene. Campana, va all'esterno di Aurucci che però all'interno fa meno strada e mantiene la posizione. Mamma mia, qui Occhi, gruppo che scorre regolare. Che partenza di Giardina! Da 17esimo è balzato nono. Occhi con Bevilacqua, contatto! Si sbraccia a Bevilacqua, contatto con Occhi. Buzzoni che ha Giardina ma un trittico davanti, non può andare da nessuna parte. Allunga la staccata nei confronti di Giardina, si prende la posizione, davanti c'è Occhi. Mentre qua Tondelli dalla libera, come sempre fasi molto concitate. Come vedete i piloti stessi si guardano più volte intorno per cercare di capire dove sono gli altri ed evitare problemi a loro e agli altri, perché problemi agli altri significa eventuale investigazione, significa eventuale penalità, e certo un pilota vuole evitare non solo i comportamenti scorretti ma anche un'eventuale penalità che può costare caro in gara, può costare diverse posizioni e diversi punti che in campionato poi possono essere molto importanti. Grande movimento davanti, qui siamo con De Togni, davanti c'è Melis, poi Vallieri.
Come sempre c'è tanto da lavorare con il volante. Si è un po' delle ballerine di danza classica in queste condizioni. Melis su Vallieri, uscito molto forte. Vediamo se riesce a prendersi la posizione. Sì. E infatti qui vediamo Vallieri che ora guarda il posteriore del car di Melis, mentre c'è tanto movimento anche davanti a loro. Occhio qui Vallieri. Arrivano Ftuni, Domi, mamma mia. Attenzione, errore di Giardina. Qua ci sarebbe da fare una citazione. Quella non è la pista. Quella non è assolutamente la pista. Un saluto a Matteo Pittaccio, mentre Rami Ftuni in 13ª posizione, inseguito da Domi e a caccia di De Togni. Mamma mia, dietro quanto si lotta con il volante, incrocio dietro con Vallieri che perde la posizione nei confronti di Giardina. Attenzione Domi, mentre qui la regia ora ci porta su Buzzoni. Sta cercando di inventarsi qualcosa nei confronti di Occhi, che davanti a... Attenzione, errore. Credo Ftuni di nuovo. Sì, Ftuni. Abbiamo visto l'all'onboard di Jürgen Domi. E va all'attacco di Melis, mentre qui De Togni con Bevilacqua. Ruota a ruota, Domi subito dietro. Ci prova ancora l'incrocio, è andato lungo Bevilacqua. De Togni all'esterno, sta per fare una grande manovra e la fa. La fa molto bene, la fa molto bene. C'è tanto sgomitamento in queste fasi. Qui Domi, anche lui prova nei confronti di Bevilacqua, gli arriva un pelo dal posteriore, mentre Campana e Aurucci riprendono da dove avevano lasciato e chiudono il secondo giro davanti a tutti. 41,6 per Aurucci, giro veloce a 1,1 c'è Campana, che però ha già 6 secondi e mezzo di vantaggio dopo 2 giri nei confronti di Casciaro, che si è messo in terza posizione. Qui Occhi con Sollazzo, che è uscito lento dall'ultima curva. Occhi dentro nei confronti di Sollazzo, non si fa pregare 2 volte. E ora c'è Fantini davanti, che è quarto. Lotta dietro qui tra Pietro Tondelli e Davide Dalla Libera. Dalla Libera copre l'interno. Tondelli però va fortissimo dall'esterno. Dalla Libera secondo me non era propriamente d'accordo. Campana vede la sagoma di Aurucci vicinissima. In gara 1 ha già fatto vedere che il passo per stare con lui c'era e lo sta dimostrando anche in gara 2. Errore da parte di Campana da toccare l'erba, e Aurucci ne approfitta. Campana resta secondo perché Casciaro non passa, mentre Occhi qua nei confronti di Fandini per andarsi a prendere la quarta posizione. Molto vicino, va più largo Fantini, passa anche Sollazzo. Two Gustis meglio che one. Domi intanto è stato passato sia da Melis che Giardina. E attenzione perché vediamo Giardina a bordo pista. Giardina a bordo pista molto lento. Forse un'escursione, sta ripartendo solo in questo momento. Forse un errore anche di Ftuni. Zanichelli dietro è arrivato a una velocità siderale. Velocità siderale che si conferma. Ancora contatto fra i due. Ma devo essere sincero, Ftuni qua non so di cosa si stia lamentando. Mentre qua replay e siamo da Vallieri. E anche qua brutta partenza, resta praticamente piantato rispetto a tutti gli altri. E anche in questo caso credo che il gesto della mano non fosse propriamente benevolo. Brutta partenza, brutta. Anche perché quando poi si resta incastrati nel gruppo non è facile districarsi, si vengono a creare tante situazioni, a volte degli effetti carambola. Qua invece sempre partenza, siamo con Buzzoni che invece è partito bene, davanti aveva proprio i Vallieri che è partito male, lo scarta subito, poi va all'interno. La chiude tutta, credo. No, non riesce alla fine a
prendersi la posizione su Bevilacqua, lo passa anche Occhi e qua vediamo invece il colpo per la quale è investigato anche Sollazzo. Qua invece siamo con Dalla Libera e Giardina. Vai, vai, vai! Vai, Cristian, porco Dio! No, Cristian. Mamma mia. Ah, ecco qua il testacoda di Ftuni e anche Giardina. Coordinazione quasi da balletto dell'opera. Sempre qua secondo giro. Ftuni? Sì. È passato da Giardina all'uscita della 9. Ftuni ci riprova. Ah, ecco Salaris. E qua ancora difficoltà di Vallieri che si sbraccia. Stai perdendo 20 secondi a giro. Sto morto! Sono andato lento, non accelero! È tutto molto più chiaro adesso. Tanto qua Domi la prende. No, alla fine poi il Cordolo fa il resto. Sempre molto viscidi. Dio porco, Dio cane, Dio! La gara è lunga, resta calmo. Giustamente arrabbiato. Qua invece sempre Ftuni. Terzo giro anche qua. Fa tutto da solo. Anche in questo caso è entrato troppo forte. Arriva dietro di lui Vallieri che... Davvero se ne stanno venendo di tutte in questo appuntamento. Attenzione Occhi. Bloccato il posteriore all'ultima curva. Sta cercando di uscire dalla fanghiglia. Sollazzo passa. Sta arrivando anche Fantini. Mentre Occhi sta riprendendo la pista. Davanti Campana ha crollato. Ha perso 5 secondi in questo giro con quell'errore. 6 e 8. Qui torniamo da Davide Dalla Libera. Bevilacqua che è vicino. Si guarda intorno Dalla Libera. E Bevilacqua all'interno. Prendersi la posizione. Qui toccatina di Occhi su Fantini. Prova a approfittarne Buzzoni alle loro spalle. Dentro Occhi di nuovo. Stavolta è già abbondantemente davanti. Riesce a tenere De Togni. Davanti a lui Domi che esce un po' lento. Vediamo se De Togni ci prova. Si guarda le spalle Domi. Finisce in un nulla di fatto. Occhi! Fantini si ributta dentro e ha osato troppo. Si è trovato secondo me a pinzare di colpo sapendo di essere troppo veloce, ma quella pinzata è stata fatale. E perde tante posizioni Fantini che sprofonda in decima. Errore Occhio qui, rischiato grosso anche Domi. Allora De Togni si fa vedere all'interno e si prende la posizione. Sale in 12ª. Ci riprova Jürgen Domi che è tutto all'interno, ma De Togni dall'esterno ha più grip, riesce a uscire più forte. Campana, ultima curva, ancora grande rischio. Intanto Aurucci 41.960. Pardon, 40.920. Ritocca il record, fa un gran giro anche Campana, il migliore della giornata per lui, 41.2, ma non basta, 3 decimi più lento. Qui ancora lotta infinita con Domi e De Togni. Domi si riprende la posizione nei confronti di De Togni, è uscito molto più forte dalla penultima curva, dalla 15. Va largo De Togni, Domi, ma riesce ad uscire forte. De Togni si deve accodare mentre siamo al giro di boa della gara e la regia ci porta su Pietro Tondelli che è in lotta con Buzzoni. Leggermente sul cordolo. Resta un po' agganciato, perde velocità, ne approfitta Bevilacqua alle sue spalle. Tondelli poi però va all'incrocio. Bevilacqua ora di nuovo all'interno, è uscito più forte, si mette davanti e chiude la manovra. Mentre qua Melis che si guarda alle spalle perché Domi è molto vicino.
Occhio Melis. Ancora un controllo. La sagoma di Fantini davanti è molto vicina. E qua infatti la regia ci porta da Domi che ha alle spalle di Melis. E dietro c'è De Togni. Grande bagarre. Tanto investigazione no. Completato il check. 10 secondi per Sollazzo che finisce di nuovo vittima della direzione gara. Decisamente una giornata da cattivone. Domi intanto su Melis approfitta dell'errore, si mette davanti. Ancora Aurucci che fa gap, apre a 7-2. Sempre più lontano Campana. In questo passaggio vediamo i tempi. 41,2 di Aurucci, 46 Campana. Torna sotto, prova a tenere viva la lotta. Qua di nuovo Tondelli, lotta con Bevilacqua. Tanto questa investigazione fra Tondelli e Buzzoni per l'episodio del giro 4, con i due che stanno andando proprio a cercare di riprendere lo stesso Buzzoni che è in sesta posizione. 48,7 Bevilacqua, 51,5 per Tondelli. Giro lento. Qui dalla libera forse con Fantini che sta cercando di risalire dopo l'errore. Ah, girato, errore dalla libera. Era un po' confusa l'inquadratura, poi quando l'ho visto fermo ho capito che si era effettivamente girato e perde tante posizioni. Si è messo fra De Togni e il suo compagno di squadra alla fine. Qua torniamo da Campana che ha davanti Vallieri da doppiare. Doppiaggio non facile. Vallieri non si era accorto assolutamente di niente. Che rischio per Campana qui. Sicuramente qui Aurucci ringrazia, mentre la regia ci riporta da Marco De Togni. 39,990. Nuovo giro veloce di Aurucci. Forse a questo punto anche sintomo di una pista che si sta andando a migliorare. 50 girano dietro, mamma mia. È iniziato il sesto giro, 6 secondi e 6 fra Aurucci e Campana. Casciaro è a 17 secondi e mezzo da Campana. Si sta di nuovo aprendo il gap molto importante che avevamo visto anche in gara 1 tra i primi due e il resto della compagnia. Qui Melis sempre a caccia di Domi. Tanto sottosterzo, guardate quanto c'è da lavorare. Si gira dietro Melis, forse per controllare il posizionamento di Marco De Togni. Dentro Melis fortissimo qua in curva 1. Domi molto più lento. Dentro Melis, curva 1, riesce a mantenere l'interno, fa meno strada, ma forse c'è anche meno grip. Infatti Domi riesce a resistere. E alla fine Domi deve cedere. Vediamo se qui riesce a uscire più forte. Deve evitare lì la pozzanghera, altrimenti il kart letteralmente si sarebbe piantato. Domi di nuovo. Melis doppiaggio tra l'altro ora stavamo notando di Vallieri che è costato carissimo a Campana. Ha perso 1,9 secondi con Aurucci che contemporaneamente ha fatto il giro veloce, come si dice nel gergo tecnico, sopra il cotto l'acqua bollita. Tanto De Togni alle spalle di Melis che ora sembra essere un problema, sembra essere un tappo per De Togni. Domi davanti non scappa. Melis forse vuole provare. Tanto Tondelli, va lento Tondelli. Lo passa Fantini, gesto di stizza. E credo stia cercando un punto dove accostare il suo kart. Problemi per Tondelli. Si stanno passando tutti. Fermo a bordo pista. Problema per Tondelli che quindi purtroppo chiude i sogni di gloria di questa gara. E qua ancora Melis e Domi che se ne stanno suonando. Con Melis che è tornato davanti a Jürgen Domi.
E intanto replay della regia, vediamo. Ecco qua, il duello con Buzzoni, questo è il motivo dell'investigazione. È lo stesso errore che ha fatto Sollazzo in gara 1. E infatti c'è completato, ci danno il replay. 3 secondi di penalità per Tondelli, che però è comunque fuori dalla gara, mentre qui dalla libera, giro 6. Alla doppio testa coda? Sì, sincronizzato. Qua invece Campana che stava andando a doppiare Salaris. 7° giro. Ullala, volato via. Anzi, molto fortunato che lì c'era l'asfalto. Ok, Bata, Aurucci davanti sta scappando via, quindi rilassati, portiamola a casa. Errore del casco, giro in carica. È il secondo errore in questa gara. Qua vediamo Tondelli. Si è ammutolito il kart, è andato sul cordolo o si è rotto qualcosa. Non so se... o si è spento il motore. Bah. Peccato per Tondelli. Torniamo immagini dal vivo, penultimo giro. Ancora la grande lotta fra Melis, Domi e De Togni. Domi dentro, mamma mia, ci passava davvero un foglio di carta fra la sua anteriore destra e la posteriore sinistra di Melis in controsterzo. Controsterzo anche per Domi, che chiede scusa perché De Togni dietro è andato al contatto, ma incolpevole perché si è trovato di colpo girato. E qui dalla libera che stava sopraggiungendo, Domi riparte, ma in 11ª posizione. Mentre davanti ormai gap enorme di quasi 14 secondi fra Aurucci e Campana. Ordine di squadra, direi qui. Dalla libera che fa andare Giardina. E Aurucci che si sta andando a prendere ormai a meno di 2 chilometri dalla vittoria anche di gara 2 per una doppietta che potrebbe essere importantissima ai fini del campionato. Indicazione della direzione gara, l'ultimo giro, gli ultimi 1380 metri per Aurucci. Che rischio, che rischio, che rischio anche qui, oh, mamma mia. Vediamo anche i voti. Aurucci, Campana, i più votati. Dopo di loro Bevilacqua. Aurucci si va a prendere ogni metro esterno. Nella traiettoria ideale non ci passa neanche per sbaglio. Guarda qui. La cosa paga. Mamma mia. Mamma mia. E la situazione ora è interessante per De Togni, perché Melis sta intralciando Aurucci, ma allo stesso tempo De Togni vorrebbe approfittare di questa situazione per provare a prendersi la posizione. Aurucci dentro nei confronti di Melis, dentro De Togni che ne approfitta, prende la posizione su Melis che prova a farsi di nuovo vivo. Mamma mia, che situazione con Aurucci in mezzo. Difficile potesse capitare una situazione peggiore, devo dire, al netto del fatto che ha 16 secondi e 2 di vantaggio su Campana, che sono un margine decisamente rassicurante. Aurucci alla penultima curva per andare a chiudere la gara e andarsi a prendere una doppietta che risponde a quella che fece nel primo appuntamento della stagione Elia Tomasetto, oggi assente. Aurucci vince anche gara 2 e consolida la leadership del campionato, ancora volata fra De Togni e Melis, e stavolta però ad avere la meglio è De Togni, con Melis che invece chiude decimo. Campana sta per arrivare secondo davanti a Giardina che ha raggiunto Domi, che però riesce a tenere la posizione. Giardina addirittura aveva tolto 2 secondi e 3 nell'ultimo giro. Campana chiude in seconda posizione, 2 volte secondo, mentre Occhi scavalca Sollazzo,
per la penalità di 10 secondi di quest'ultimo. Vallieri 17esimo diventa l'ultimo pilota a chiudere la striscia di gare chiusa a punti, l'abbiamo nominata, si chiude a 29, un terzo appuntamento che è stato davvero nefasto per le statistiche dei piloti che più a lungo hanno concluso le loro gare a punti. Quindi Aurucci con De Togni che si prende il bonus rimonta, e questo è il podio di gara 2. Aurucci, Campana, Cassaro. Si chiude così e ora andiamo a vedere anche la classifica finale. Eccola qui, gara tra l'altro più veloce della precedente che si era conclusa in 17 minuti abbondanti. Quindi Aurucci ancora più veloce e forse pista ancora un pelo migliorata. Ancora il record di Aurucci, 39,385, si prende anche in gara 2 il bonus per il giro veloce. E Aurucci quindi diventa leader del campionato con 40 lunghezze nette di vantaggio su Elia Tomasetto, che probabilmente alla fine dei conti potrebbe pagare in maniera pesante questa assenza, mentre la scuderia R Corse è leader del campionato davanti agli underdogs, 136 a 113. Nel campionato costruttori invece lotta ancora viva, vivissima, in attesa dei prossimi appuntamenti del campionato DDG. Detto questo, da parte mia, Luca Flaminio, ancora un ringraziamento. L'appuntamento è sempre qui sul nostro canale YouTube. Grazie, buonanotte. Beh, gara 2 ci ha restituito un buon spettacolo a centrogruppo con Deto, Melis e Yuri che ci hanno regalato una bella battaglia per la nona posizione. Va detto che mi dispiace per Pitt, per Tondelli, che sebbene ha fatto qualche errore, comunque gli sta anche girando male, perché comunque a Bolzano 2 gare storte. Gara 2 dove comunque il rendimento era lì nella media e si spegne praticamente il kart. È indubbio comunque che, lo dico e lo confermo, non ti dimentichi da una stagione all'altra come si guida. Se in una stagione sei vice campione vuol dire che sei uno che va forte. Niente mi toglie dalla testa che giustamente quando le cose ti vanno storte il morale può calare e di conseguenza anche la concentrazione, e può nascere un qualche errore di troppo che c'è stato in questa gara. Ma se più di tutti c'è qualcuno per cui mi dispiace, quello è Mike, perché Mike ha fatto 2 belle gare, soprattutto gara 2, e oggettivamente per 2 volte si è trovato cannonato nella stessa identica curva al primo giro senza aver fatto un cazzo. Cioè lui era lì che si stava proprio facendo i cazzi suoi nella maniera più totale, e la prima cosa che mi viene da pensare nominando lui è che probabilmente quel giorno lì, se un gatto nero lo incontrava, si grattava i coglioni, perché veramente, cioè, mi ha lasciato sconvolto questa situazione. E nonostante tutto è arrivato sesto. Detto ciò, siamo arrivati alla fine e quello che mi viene da dire è che adesso è giusto che voi guardiate il podio di questa gara. Bonus rimonta per Lorenzo Occhi. Terzo posto per Simone Cassaro. Secondo posto per Campana Patrick. E primo posto per Matteo Aurucci. Bravi. Ora che avete visto il podio, stiamo andando verso la fine e quello che io ci tengo a dire è ancora una volta grazie a tutti, a quelli che sono venuti, alle riserve che ci hanno permesso di salvare la domenica di gara,
e anche a Davide, il fratello di Pietro, per le riprese che ci ha fatto. Detto ciò, vi lascio alle interviste finali che abbiamo fatto in saletta lì vicino e prima di salutarvi vi racconto questo aneddoto che fa ridere un tot. Abbiamo fatto l'intervista a un Pietro che evidentemente non era troppo felice per la domenica di gara che ha fatto. Appena fermato il video si sente dal fondo della sala un occhi molto pragmatico e con le braccia conserte. Oh, io stavolta però non c'entro un cazzo, relativo a quella piccola... Dio, Madonna. Relativo a quella piccola gufata che ha tirato in quel di Bolzano. Detto ciò, vi lascio le interviste, grazie a tutti e ci vediamo presto con la DDG. Il prossimo appuntamento, il Gran Premio di Toscana. Bella raga. Allora, Cristian, abbiamo visto gara 1 male, ma una gara 2 che ti ha visto muovere la classifica con dei punti. Te come ti senti? All'inizio c'è un po' di studio nel kart che in qualifica non è riuscito, anzi un po' mi sono confusionato, lasciamo stare. E poi gara 1 ci ho provato, è andata anche lì una merda, e poi gara 2 invece c'è stata la partenza che è stata top. Proprio sorvolato dopo, mi sono girato qua di là, però ho mantenuto una posizione abbastanza felice, buona. Aspetta, non mi ricordo quanto cazzo sei arrivato. 14 e 9. Allora, abbiamo da dire una cosa importante. Arrivavi a questa gara con 0 punti e ne esci addirittura con la prima, col primo risultato tra i primi 10 in carriera. Come ti senti? Finalmente sono contento, molto contento. Quasi da dirti che ne avevo forse qualcosina anche in più, soprattutto in gara 2, perché qualifica e gara 1 sono state più a mo' di test, capire insomma quale fosse il limite. Purtroppo mi sono girato varie volte, avevo fatto fatica nelle ultime 2 curve in particolare, mentre invece per il resto ho iniziato ad andare molto bene e mi sentivo molto confident in realtà con la pista. Quindi... Cosa c'è stato in gara 2 di più rispetto a gara 1? Secondo me la confidenza, per l'appunto, il fatto che ho capito dove potevo tirare, i limiti, e dopo anche nel momento in cui sono stato doppiato da Aurucci, che mi ha dato effettivamente un buon vantaggio, mi ha dato un bel varco per passare 2 piloti, e dopo niente, non ero dietro a Dallas, che Dallas mi ha rotto il cazzo per tutta gara 1 e anche gara 2, ogni volta che ero dietro di lui non riuscivo mai a passarlo, e quando cercavo un varco mi giravo frenando un po' troppo. Allora, come ti senti dopo questo fine settimana che ti ha dato una doppia zona punti? Boh, a prescindere da merda, perché sono uscito che ero... da come ero messo, però... è censurabile questa cosa? Direi di sì. Ma non ho detto... Sì, ho capito, bello. Sì, ma bello. Cioè, e se dico... lascia perdere, bello. Allora, dicevo, allora sono uscito un po' malconcio perché ad un certo punto della gara non vedevo una fava con la visiera, quindi l'ho dovuta cavare, e tutti gli schizzi poi che derivano me li sono beccati in faccia. Però no, sono abbastanza, a parte gli scherzi, soddisfatto, perché alla fine in gara 1 sono riuscito miracolosamente, non si so come, a mantenere l'11ª posizione, e in gara 2 purtroppo mi sono girato un paio di volte, ma fortunatamente ho perso solo 2 posizioni, quindi ho preso un 13° posto. L'unica cosa che un pochino mi ha dato fastidio è che ho urtato diverse volte occhi, perché sono stato ripetutamente deflorato, e mi dispiace per questa cosa, perché comunque gli ho fatto perdere un po' di posizioni, perché l'ho fatto girare diverse volte, però per il resto, bella ragazzi, è andata bene. E la cosa che ti si chiede è, all'inizio della gara eri piuttosto timoroso della pioggia dopo esperienze passate, però comunque sei lì che galleggiavi sul centrogruppo. Hai più da reputare questa gara una soddisfazione o un rimpianto? No, sicuramente una soddisfazione. Più che altro è che in un certo punto della gara, in gara 2, c'è stata una curva dove avevo dietro Tondelli, e mi sono sentito un po' pressato, e questo fatto ha derivato che dopo ho fatto il macaco
e quindi invece di driftare come avevo fatto precedentemente sulla curva, la chiameremo 2 perché non mi ricordo che cazzo di curva è, sono andato completamente fuori pista dandogli proprio il largo e far sì che lui mi sorpassasse, ma dopo il bastardo si è girato e l'ho preso. Però posto così. No dai, faccio il bravo, non faccio nome. Allora, ti abbiamo visto in qualifica come ai vecchi tempi nelle Speciale. posizioni che contano. Ma poi cosa è capitato nelle gare? Allora, gara 1 è stata praticamente perfetta, ma perfetta fino al terzultimo, penultimo giro, quando mi ha preso contro. Sono finito fuori pista, kart fuori pista, sono dovuto scendere, rimetterlo in pista, insomma, e infatti ho concluso 15esimo. Non so come, non ho concluso l'ultimo, sono riuscito comunque a concludere 15esimo. Dopo di conseguenza, in gara 2 appunto sono partito 15esimo e sono riuscito a finire 10º. Ho recuperato qualcosina. Poi basta. Allora Mike, giudichiamo questa gara in crescendo con il 6° posto di gara 2. Te che sensazioni puoi riportarci dopo le gare? Allora, sensazioni sicuramente positive, essendo la prima volta. Ho avuto 2 piccole disavventure in curva 1 che mi hanno costretto praticamente a rimontare dall'ultima posizione, però gara 2 mi sono trovato veramente bene, ho trovato un bel passo soprattutto negli ultimi giri, c'è stata qualche battaglia che mi ha divertito veramente tanto, posso ritenermi soddisfatto, ecco, ho rispettato i miei obiettivi iniziali. E la domanda che ti faccio è: senti che ne avevi di più alla fine? Hai qualche rimpianto o sei contento così? No, sono contento così, semplicemente gara 2 sicuramente gli ultimi giri sentivo che potevo andare di più, però erano proprio gli ultimi giri, quindi va bene così, prendo e porto a casa ed sono molto contento. Ora, possiamo definirlo un debutto solido perché P9 in qualifica e 2 gare con una 7ª posizione. Te come ti senti? No, dai, mi sono divertito, peccato un po' per il meteo perché non avevo mai corso con le slick sul bagnato, ho dovuto capire un attimo il kart, un attimo le traiettorie, però la frenata mi sembrava solida, tranne ogni tanto che mi sono girato per sbaglio, ma perché era un po' gommato sul bagnato, però dai, no, mi sono divertito, ho fatto delle battaglie, in gara 1 mi sono girato un po' all'inizio, ho dovuto rimontare vedendo anche altri che si sono girati, ho fatto i miei sorpassini, dai, punti portati a casa, direi soddisfatto di tutto. Rimpiango un po' qualche errore perché potevo far di più, però insomma, potevo fare qualche punticino in più, insomma, combattere anche con altri, poi quando c'è stato il momento della battaglia, qualche errore, qualche bloccaggio, qualche lungo e ovviamente girata, però sono cose che capitano. Allora Rob, possiamo dire che è stato un fine settimana decisamente a 2 facce, perché gara 1 ha dato un risultato e gara 2 un risultato del tutto diverso. Te come ti senti? È un po' amareggiato perché sentivo di lottare per almeno le prime 5 posizioni, poi un incidente in gara 2 mi ha completamente rovinato la gara. Ho provato a rimontare dall'ultimo posto, però alla fine in gara 2 14esimo. Più di così non si poteva fare. Va più che bene comunque per essere la prima esperienza su un tracciato bagnato. Diciamo che credevo peggio, però ho visto che giro dopo giro il feeling migliorava, però ormai non c'era più niente da fare. Sono solo contento per gara 1 che un 3° posto era un ottimo risultato. Posto. E dei microfoni, beh. Allora, P13 e P15, ma diciamola meglio, te che bilancio trai da questa domenica a Ottobiano? Male, perché speravo sempre di non essere ultimo, tutte le volte che mi sono girato mi guardavo dietro e non vedevo mai nessuno. Addirittura pensavo di essere ultimo, invece dai, 13esimo. Salviamo qualcosina, salviamo. A livello di bilancio pensi di poter dire che potevi ottenere qualcosa di meglio? Sì, però considerando tutte le volte che mi sono girato era impossibile secondo me. Mi sono girato veramente troppe volte. Allora Rami, abbiamo visto una gara, o meglio un fine settimana per te molto difficile, con 2 gare molto negative. Vuoi raccontarci cosa è successo? Niente, la prima gara è andata malissimo perché
continuavo a girarmi per colpa di una persona, un pilota che non lo chiamo neanche. E purtroppo alla fine ho deciso di uscire proprio dalla gara e ritirarmi perché avevo male al ginocchio. Gara 2 invece ero proprio fuori testa, quindi non riuscivo più a concentrarmi sulla gara, quindi ho smesso di gareggiare, è solo questo. Mi dispiace perché è una pista molto bella veramente, con il kart che era perfetto il kart, solo che non riuscivo a dare il massimo per colpa della pioggia che c'è. Secondo me la pioggia è il mio nemico peggiore. Pietro, abbiamo avuto riprova del fatto che forse questa non è la tua annata, perché P12 in gara 1, P16 in gara 2, che cosa ti è successo? No, sinceramente il feeling non era ottimale, ma potevo sicuramente fare di meglio, onestamente. Poi c'era anche il kart che faceva fatica in trazione, in uscita di curva, un po' così, e a un certo punto non carburava più e si è spento completamente. Ho dovuto chiamare qualche tecnico che me lo facesse ripartire e dopo basta. Sono girato qualche volta e è andata così, però sì, purtroppo è un anno così. Senti che avevi qualcosa di più da dare per questa gara o hai dato tutto? In qualifica in realtà è andata anche bene, ho fatto quarto, potendo anche quasi migliorare. Dopo in gara purtroppo non sono riuscito ad ottimizzare il risultato, ma va bene così. I primi giri, ma in realtà poi con sorpresa mi sono ritrovato addirittura al terzo posto nella griglia di partenza di gara 1 ed è stato sì appunto sicuramente una sorpresa. Giuda! Dio madonna! Infatti sto guardando. Aspetta, non dove. Stai intervistando la Coppa. Allora, aspetta. E respira. Allora Simo, P3 e P5 dopo queste 2 gare a Ottobiano. Come giudichi questo tuo debutto nella DDG? Beh, chiaramente molto positivo, sicuramente sopra le aspettative. Innanzitutto grazie mille per l'invito nel vostro campionato, è stato molto, molto bello correre qui. E no, dicevo, sì, una fase di qualifica in cui pensavo di essere addirittura uno dei più lenti in pista, vedendo come stavano andando soprattutto i primi giri, dove erano in realtà una fase di adattamento, capendo un attimino come erano le traiettorie sul bagnato, come dovevo impostare il kart, e poi con sorpresa in realtà mi sono ritrovato addirittura al terzo posto nella griglia di gara 1, quindi sì, sicuramente è stato molto molto positivo. In gara 1 purtroppo ho avuto qualche problema dal punto di vista di feeling in qualche modo, soprattutto con l'ultima curva dove ho fatto veramente tanti errori, e addirittura a una certa penso di essermi ritrovato addirittura ai piedi della top 10, soprattutto in gara 1, poi sono riuscito a rimontare fino al quinto posto. In gara 2 invece il passo che avevo mi ha permesso di ottenere questo podio, di cui vado molto orgoglioso in realtà, e avevo un ottimo passo e soprattutto avevo tanto margine sul quarto posto, quindi mi ha permesso di essere un attimino tranquillo, soprattutto con la gestione della strategia. Allora, la prima cosa che chiedo in questa particolare situazione è perché avete deciso di fare l'intervista in 2? Cosa vi è successo? Raccontateci un attimo questa cosa. È stata una decisione che abbiamo preso d'impeto. Tu cosa hai da dire, Arturo? Vorrei dire che avendo la telecamera probabilmente malfunzionante e lui non avendo avuto la telecamera, c'è stato un quarto posto illegittimo da parte di Mario Sollazzo, ottenuto grazie a una spinta irregolare data nei miei confronti. Quindi sono qua pubblicamente per denunciare questo episodio e chiedo di prendere interventi. Almeno un paio di stagioni di squalifica sono necessarie per questa azione. Vergognati. Io penso che siano tutte illazioni che derivano solo dal fatto che l'avrei superato lo stesso. Dov'è che ci siamo presi? Dopo la curva 8. Dopo la curva 8, esatto. Lui è entrato d'impeto nella curva, tagliando chiaramente la traiettoria, poi si è plafonato e io, facendo la traiettoria legittima, l'ho centrato. Perciò penso che sia solo un incidente di gara. Dobbiamo quindi
aspettarci un reclamo in direzione gara o è una cosa che risolverete tra voi due? Io penso che gli offrirò una birra e anche una pizza, in modo tale che magicamente la telecamera non funzioni. Dai, due birre. 2 birre e una pizza. Mi conviene offrirgli da bere piuttosto che da mangiare. E diciamo che siamo contenti entrambi. Io gli vedo un gran sorriso in faccia. Sarà per le sue escursioni. Firmami qua che mi offri birra e pizza e siamo a posto. Firmerò questo contratto che è stato preparato dai suoi legali. A posto. E niente. Ritira la squalifica. Si studia oggi. Allora, Franz, la prima domanda che noi ti facciamo è: che cosa è successo in gara 2? Cosa è capitato? Cos'è che è andato storto? Tutto. Allora, iniziamo con il dire che nelle qualifiche stavo capendo come andare in gara, qual era il passo. In gara 1 ho avuto un po' di difficoltà perché appunto non teneva più il kart davanti, non riuscivo neanche a sterzare, ma neanche di pochi gradi. A metà gara 1 proprio il motore ci ha mollato e gara 2 l'ho sputtanata. Bruciata proprio. E a livello di bilancio, cosa trai da questo fine settimana? Pensi di poterti definire più contento o più contrariato? Diciamo che è stata una bella batosta per essere arrivato appunto penultimo, quindi dovrò recuperare. Spero nelle prossime gare, ma se ci sarà bagnato non so. E spero anche nel kart, cazzo. Adesso... No, Dio, ma... Perché il microfono è qua? Ok, ripartiamo da capo. Catinan cankar. Respira. Andiamo al Mac dopo. Io? No, devo solo ripetere queste cose. Allora, Lo rimango nel viso. P16 e P11 al termine di questa domenica di gara a Ottobiano. Te che bilancio trai, al di là di eventuali penalità o no? Tanto volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, perché correre in queste condizioni non è assolutamente facile. Detto ciò, pensavo e speravo di fare di meglio, però devo dire che non mi sono sentito a mio agio col kart e penso che potevo far di meglio, ma oggi giornata no, testa alla prossima. E pensi che questo 0 in gara 1 andrà a pesare tanto sul tuo campionato? Ma forse è ancora presto per dirlo perché siamo a metà campionato. Diciamo che l'ideale è sempre cercare di ottimizzare e fare più punti possibili, anche se oggi non ne ho fatti molti. Ah, lo tengo in mano. Vedi tu. L'ho registrato, Bravo. Senza doppi sensi, ovviamente. È difficile, vero? No, Ok. ormai è andato. Allora, qualifica a una faccia e gare di un'altra. Te come ti senti dopo questo fine settimana? Mi sento bene e pensavo di andare meglio in qualifica, ovviamente, e ovviamente non avevo capito la pista e tantomeno come si corre sul bagnato. In gara 1 e gara 2 sono andate meglio perché poi, avendo come riferimento gli altri davanti, ho capito un po' le linee dove c'era più aderenza e dove invece non si doveva andare, diciamo. Senti quindi che potevi fare tanto di più o nel complesso ti ritieni soddisfatto? No, sono soddisfatto, penso che più di questo non si potesse fare oggi. Ci sei? Sì. A buco. Patrick Campana classificato secondo in qualifica in gara 1 e in gara 2. Come ti sei sentito oggi? Stuprato. Proprio stuprato malissimo. Perché a qualifica vabbè, cioè il più era trovare la pista libera, perché letteralmente fin dal primo giro io sono stato molto lontano, perché sapendo che incrociando gli altri il giro non si faceva. Penso infatti che il mio giro di qualifica sia stato il primo di tutti, cioè l'unico giro, perché poi gli altri ero sempre a schivare gente. Gara 1 sono stato un ebete perché mi sono girato in curva 2 al secondo giro e ne avevo per andare a riprendere Aurux perché a una certa andavo, poi dopo in realtà il passo si è stabilizzato, quindi non molto da dire, se non appunto che sento di avere preso un diploma per coglionaggine. Ci hai creduto fino alla fine o in gara 1 oppure... Allora,
Più che altro ci credevo fino al quarto o quinto giro, poi dopo la mia speranza era più che altro che qualche doppiaggio andasse a rompergli i coglioni. Brutto da dire, ma fondamentalmente quando il passo era stabile non c'era più una vera speranza di recuperare 4-5 secondi. Allora Matte, +1, +1, +1. Torni alla vittoria dopo gara 1 dell'Emilia e come ti senti? Mi sento come tutte le altre volte in cui ho corso una gara e ho vinto. No, oggi mi sono anche divertito perché pioveva, quindi ho provato anche traiettorie da bagnato che in genere non le provi mai finché non piove, quindi è anche bello girare con le slick sul bagnato. E niente, mi sono divertito, ci siamo dati delle sportellate, è stato divertente.